Ciao a tutti, si chiama DJI Mavic 3 Classic ed è un nuovo drone che molto probabilmente sarà presentato a fine ottobre. DJI sta sfornando novità continue, in particolare basate sul Mavic 3. E così, dopo aver appena presentato il DJI Mavic 3 Enterprise, DJI si sta preparando al lancio di questo nuovo drone. Ma c'è anche un'interessante novità che riguarda il DJI Air 2S. Ve ne parlo dopo la sigla. Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. Il Mavic 3 Classic costerà meno dell'attuale Mavic 3 perché, come avete notato, cambia il gimbal camera. Infatti non c'è più la camera teleobiettivo con zoom ottico 7x in grado di arrivare fino a 28x. Questo drone non è ancora stato ufficializzato da DJI e quindi ufficialmente non esiste. La conferma della sua esistenza arriva da queste foto rubate pubblicate dal profilo Twitter DealDrone, ma soprattutto dalla FCC, che è la Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti, che ha certificato che le emissioni radio rispettano le normative statunitensi. E quindi, in attesa della sua ufficializzazione, possiamo considerarlo come una specie di atto di nascita questo documento. È stato pubblicato l'8 ottobre, il nome è appunto DJI Mavic 3 Classic, con sotto una dicitura curiosa, ovvero Class 2 Permissive Change. E così, per cercare di saperne di più, sono andato a consultare la documentazione che ha pubblicato FCC, quella in chiaro perché ci sono dei documenti che sono stati secretati. E ho trovato questo documento che spiega il motivo di questa dicitura. L2C dovrebbe essere il nome in codice di questo drone, del Mavic 3 Classic, mentre L2A dovrebbe essere il nome in codice del Mavic 3 attuale. È scritto che il Mavic 3 Classic ha la stessa identica costruzione, inclusi i componenti elettronici del Mavic 3 attuale, a parte il numero del modello e alcune modifiche minori ai circuiti e ai componenti. Modifiche che vengono esplicitate. La prima modifica, che non mi sembra minore, mi sembra abbastanza importante, rispetto al Mavic 3, il Mavic 3 Classic, come abbiamo visto, ha una sola camera. Le due camere sono state ridotte a una, quindi non c'è più l'obiettivo tele, probabilmente ci sarà la possibilità di fare ingrandimenti, di fare zoom digitali. Poi è stato cambiato un filtro sul segnale radio del radiocomando e del video di ritorno, il segnale SDR. DJI dice che i parametri della radiofrequenza sono rimasti invariati. È stato ridisegnato un circuito stampato per ottimizzare le sue dimensioni. E poi viene detto che il firmware del drone può abilitare la banda 5170-5250 MHz, cosa che invece non può essere abilitata sul Mavic 3 normale. Questa comunque è una banda che in esterno in Europa non si può usare la 5.8. E poi viene detto che la costellazione Galileo viene attivata tramite software, quindi è possibile ricevere Galileo, ma è già possibile sull'attuale Mavic 3 e quindi nulla di nuovo. Per quanto riguarda le caratteristiche della camera non ci sono informazioni, dobbiamo aspettare la presentazione ufficiale o qualche rumors attendibile. Credo che la camera del Mavic 3 Classic sia uguale alla camera principale del Mavic 3, quindi 4 terzi. Credo che con questa mossa DJI abbia voluto produrre il vero erede del Mavic 2 che non aveva la doppia camera. E quindi credo che il prezzo di vendita sarà allineato al prezzo a cui veniva venduto il Mavic 2. Tra l'altro dovrebbe essere venduto abbinato a questo radiocomando, all'RC, che da solo costa 299 euro, a monitor integrato da 5,5 pollici, luminosità 700 nit. Radiocomando con cui attualmente è possibile pilotare il Mini 3 Pro e il Mavic 3.
tra poco quindi anche il Mavic 3 Classic e finalmente anche con il DJI Air 2S, notizia che in tantissimi stanno aspettando. Anche questa novità dovrebbe arrivare entro fine mese, così dice Deals Drone, che su Twitter ha pubblicato una chat con il supporto DJI in cinese, che poi io ho tradotto con Google Lens tramite smartphone. In pratica viene chiesto al supporto DJI quando arriverà la compatibilità del DJI RC con Air 2S, e dopo un momento di attesa il supporto ha risposto che gli ingegneri ci stanno lavorando e sta accelerando l'adattamento per realizzarlo il prima possibile, e dice che appunto dovrebbe essere entro la fine del mese la compatibilità. Quindi entro fine mese potremmo pilotare finalmente il DJI Air 2S con il DJI RC. Bene, in attesa che vengano concretizzate queste due novità, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like a questo video se lo ritenete utile e noi ci vediamo col prossimo appuntamento su Quadricotro News. Ciao a tutti e buona continuazione.